Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi mostrerò il mio viaggio fino a Istanbul. Come al solito, vi ricordo che nella descrizione dei miei video trovate un link al mio sito dove ci sono le trascrizioni dei contenuti che faccio, vlog, podcast e le storie. Queste trascrizioni bilingue sono gratuite. Attivate i sottotitoli in italiano e buona visione. Ciao! Ma per Il est me. plus difficile What de... are you doing? Wow. Ho appena lasciato il mio Airbnb e adesso vado a tagliarmi i capelli. Mi trovo nel quartiere di Fait e ci sono delle architetture che mi ricordano l'Italia, l'Europa in generale. È incredibile perché anche se sono sulla collina si sente l'aria di mare e il mare è là dietro. Non lo so, mi sembra di essere in uno dei quartieri collinari di Parigi, tipo la Butte-aux-Cailles. Non lo so, mi ricorda quella zona di Parigi. È anche vero che alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento la Turchia, che al tempo era ancora impero ottomano, ha chiesto molti architetti europei e ingegneri per rimodernare Istanbul e quindi probabilmente è a causa di questo periodo che si vedono queste influenze architettoniche. Una delle cose che ci fa rendere conto di non essere a Parigi è la presenza dei gatti randagi che sono dappertutto. Anche i colori di questa parte di Istanbul sono molto belli. Ci sono scritte, insegne, piante, appartamenti colorati e anche posti in ristrutturazione. Questi cavi di ferro lasciati per terra, così, abbandonati forse. Vedete il nome del quartiere in cui mi trovo, Fatih Belediyesi, tipo distretto di Fatih. Vedete anche qua ci sono queste persone che raccolgono la spazzatura per rivendere qualcosa, tipo una bottiglia. In questa parte di Istanbul ci sono anche questi punti, questi scorci, come diremmo in italiano, che chissà cosa c'è al di là. Questa è la mia prima vacanza dopo 3 mesi e per molte persone non sembra tanto tempo, ma in questi 3 mesi ho lavorato molto con le mie lezioni, il mio canale YouTube e anche il podcast. Quindi sto approfittando di questo momento a Istanbul per riposare. Voi cosa fate quando siete in vacanza? Preferite rilassarvi completamente per spegnere la testa? O preferite approfittare per andare in un museo, a visitare una città d'arte, un sito archeologico, oppure semplicemente fate tutte e due, come sto facendo io, che un po' mi rilasso e un po' cammino per la città. Un'altra cosa tipica della Turchia è che le scarpe si lasciano fuori dalle case e in Italia invece no. Entriamo in casa con le scarpe e non ce le leviamo molto spesso. In realtà a me piace molto questa tradizione, diciamo, abitudine di
togliersi le scarpe prima di entrare a casa, perché le scarpe stanno a contatto tutto il giorno con l'asfalto. Se per caso vi dimenticate di dove siete, ci sono le bandiere a ricordarvelo. Guardate quante. Se riuscite a contarle, scrivetemi il numero nei commenti. Ma almeno sono 50. Minimo. Guardate come sventolano al vento. Adesso passiamo sotto le bandiere e vi racconto quando vivevo in Kazakistan. Dalla finestra di casa mia si vedeva la bandiera della nazione e ogni poco c'era qualcuno che la tirava giù per pulirla. A Istanbul molte case hanno ancora le stufe a legna e in questa via la legna è stata lasciata sulla strada. Se pioverà si bagnerà e sarà difficile accenderci il fuoco, ma forse il proprietario non è interessato a questa possibilità. È curioso che le persone che passano non prestano particolare attenzione al fatto che ho una telecamera in mano. Forse, visti i turisti che vengono a Istanbul, sono abituati, non lo so, ma è interessante perché in Italia in molti posti le persone si fermerebbero a guardarti e magari ti chiederebbero anche cosa stai facendo, se lavori per la televisione. Guardate come è allineato il pane, in maniera simmetrica. La Turchia è uno dei più grandi consumatori di pane al mondo, forse il più grande, perché anche se le persone mangiano il riso, accompagnano il pane con il riso. Invece in Italia, quando mangiamo la pasta, a volte non mangiamo il pane. La zona è di nuovo cambiata. Colori, anche un po' l'architettura è diversa. Ci sono più piante. Una cosa che mi stupisce di Istanbul è che per le strade della città si trovano tanti negozi dove si vendono cose, diciamo, per lavori manuali e si vedono anche tante persone che portano oggetti, diciamo, per ristrutturare la casa, fare riparazioni. Qual è la vostra esperienza con Google Maps? Avete altre applicazioni da consigliare? Ci sono delle volte in cui Google Maps fa degli errori? Perché soprattutto quando non sono in Europa, Google Maps non è affidabile. Finalmente ho trovato il barbiere, ragazzi. Eccolo qui. Berber Veysi. Adesso facciamo il taglio. Quando vado dal parrucchiere non so mai quanto corto farmeli tagliare i capelli. E in turco è ancora più difficile. Il barbiere mi ha appena offerto il tè, ma in Italia non è molto comune che ti offrano il tè o il caffè dal barbiere. Adesso, con il pettine di plastica e il rasoio elettrico, sta perfezionando il taglio. È un'esperienza abbastanza rilassante andare dal parrucchiere, ma ci vado poco, molto molto poco. E voi? Quante volte ci andate? Ogni quanto? È arrivato il tè, guardate. Pazzesco, ne? Servizio top. Çok teşekkür ederim. Vedete? Il bicchierino tipico
che serve per non scottarsi le mani. Uno dei clienti del negozio mi ha chiesto se voglio farmi il trapianto di capelli, quello che si fa all'ospedale. E gli ho detto, non so, forse. E ho chiesto, e tu? Lui mi ha risposto no, perché mia mamma non vuole. È stato molto divertente. Per un europeo come me, questi scorci sono in qualche modo qualcosa di curioso, di in un certo senso interessante. E anche vedere le persone che raccolgono la spazzatura. Ma per una persona turca questa è una realtà che non vogliono vedere molto spesso, che gli ricorda che la loro nazione è ancora povera, che ci sono diseguaglianze sociali. A volte ho visto queste fontane, ma non capisco cosa siano, però sono molto belle, con queste scritte in alfabeto arabo, probabilmente delle frasi del Corano. La storia di Istanbul è molto collegata al mare, che è stata la ragione principale della sua importanza durante la storia. E non so se lo sapete, ma Istanbul ha cambiato 2 volte il suo nome, perché all'inizio era Bisantium, poi è diventata Costantinopoli con l'impero romano e poi, quando i turchi sono arrivati, è diventata Istanbul. Sono quasi arrivato al mare e sento il profumo di salsedine. Questa parte sembra proprio un quartiere del 14° arrondissement di Parigi. Guardate, potremmo dire vivacissima parte di Istanbul. L'aggettivo vivace ha l'etimologia in comune con vita, come vivere, però si riferisce a persone attive o a parti di città colorate che sono piene di persone. Forse queste sono delle macchine turistiche. Infatti i turisti vengono da Qatar e Kuwait. Riconosco solo un attore turco tra questi volti. Ciao, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, vi ricordo che nella descrizione di tutte le cose che faccio su YouTube trovate un link al mio sito con le trascrizioni bilingui nel caso dei vlog in italiano e inglese, in italiano e russo. Non solo, trovate anche le trascrizioni delle storie con il vocabolario. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!